Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia della Tuono 660, siamo qui a Roma. Come vedete ci sono un pochino di Moto Guzzi e un pochino di Aprilia, quindi i dati tecnici sono stati detti e stradetti. Le differenze principali tra Tuono ed RS sono ovviamente il manubrio, che è un manubrio classico, non il semimanubrio, quindi è più alto. Le pedane sono abbassate di qualche millimetro, una cosa impercettibile, e sono rivestite in gomma, non sono come quelle più sportive, ecco, della RS, quindi per mitigare un pochino vibrazioni sui piedi. Di serie non abbiamo il cambio elettronico, quindi il quick shift in salita e in discesa, su questo è montato ma è un accessorio. Non abbiamo la piattaforma inerziale a 6 assi, di conseguenza la piattaforma è disponibile comunque come accessorio, non si sanno ancora i prezzi, di conseguenza avremo un controllo di trazione e un anti-wheeling un pochino meno raffinati. Non avremo le turning lights, quindi mano a mano che si inclina la moto accende le luci più esterne sul faro per illuminare il centro della curva. Ovviamente è un accessorio che secondo me va preso su questa moto, come anche il cambio elettronico, perché l'elettronica è appunto il punto forte di questa nuova piattaforma 660. E ora vi faccio vedere lo scarico a Krapovic e qualche altro accessorino montati su una moto lì dietro. Allora, eccoci con la moto accessoriata. Vediamo lo scarico a Krapovic Racing. Oltre allo scarico, che è stupendo, abbiamo il portatarga in carbonio, borsa posteriore, borsa anteriore, ovviamente le levette. Presumo che la piattaforma sia montata, la piattaforma inerziale a 6 assi, solo che non so dov'è. Il cambio elettronico, come anche sull'altra. E come accessori per questa moto saranno disponibili anche delle borse laterali, che quindi diciamo le daranno una polivalenza. Sarà una moto tuttofare, potremo farci sia un uso un pochino più sportivo che una gita domenicale, che andare anche in due, perché come anche per RS abbiamo un bel sellino comodo per il passeggero. Qui tra l'altro dimenticavo che è anche montata la sella in gel imbottita, anche se sedendomi sulla sella originale non ho trovato grosse scomodità. Poi la dobbiamo ancora guidare, quindi ancora non sappiamo come sarà. Volevo farvi vedere questo dettaglio, non so se lo vedete, della carena, che è stupendo. È proprio staccato questo pezzo, è molto bella, mi piace davvero tanto questa moto. Come detto ci sono 3 mappe, mettiamola in dynamic senza andare sulle mappe da pista. Per fortuna le leve sono regolabili, da qui si può spostare un pochino più avanti. Ad esempio io lo farei perché non sono molto comodo a prenderla. Ok, partiti. Molto stretta, avvolgi molto bene il serbatoio con le gambe. Il cambio elettronico funziona bene anche a bassi giri. Wow ragazzi, che cambio! Cioè di solito i cambi elettronici danno il meglio a giri alti, ma qui guardate, 3000 giri, dà una cambiata molto dolce, si vede l'impronta stradale che ha anche la moto.
sicuramente alzando di giri diventerà sempre più veloce a cambiare, anche a scalare da bassi giri, da seconda a prima, che è tra virgolette la cambiata più critica. Il cambio elettronico mi dispiace, ma un must have su questa moto, è un accessorio che sicuramente prenderei. E a proposito di prendere, questa è una moto che mi sta facendo davvero tanto gola, affiancarla alla mia SXV. Come prima impressione la posizione di guida mi piace, farei qualche regolazione che la moto ci permette di fare tranquillamente. La sella è come piace a me sulle moto sportive, ti offre un pochino di spostamento avanti e dietro, ma trovi subito la gobba, hai la possibilità di spostarti, ma non andiamo in giro per il mondo sulla sella, ecco, non ci facciamo trasportare dalla moto. E il cambio, ragazzi, mamma mia, Aprilia sull'elettronica, non so cosa fanno alle moto, ma hanno sempre tutto regolato a puntino, è sempre perfetta. E devo dire, come prima impressione sulla sella mi ha detto sono comoda ma sono sportiva, e ora che ci sto su già da qualche chilometrino la trovo ancora più comoda. Avevo paura che la sella fosse un pochino troppo inclinata e ti spingesse troppo in avanti sui polsi, invece è perfetta, posizione di guida ottima. Tra l'altro la cosa secondo me più importante che non hanno tolto rispetto alla RS 660 è la frizione antisaltellamento. Venendo dal motardo, ovviamente per me è fondamentale. Abbiamo due possibilità di controllo di trazione, sceglie la moto ovviamente, ovvero letteralmente chiuderti la farfalla oppure tagliarti corrente, e in base alla situazione in cui ti trovi la moto, con la velocità con cui ti scappa o altro, la moto decide come intervenire sul tuo controllo di trazione. La moto ha un offset rispetto all'RS inferiore di 2 mm, quindi abbiamo le forcelle più vicine di 2 mm, e anche l'angolo di sterzo è stato chiuso di, mi pare, 0,6 gradi. E grazie a questo abbiamo una moto più corta, più reattiva. Altra cosa che hanno fatto, che è molto interessante a mio parere, è stato togliere un supporto motore. La RS ne ha uno davanti, uno in mezzo e uno dietro. Con la 660, dopo ve lo mostro meglio, hanno eliminato il supporto centrale in modo da rendere il tutto un pochino più morbido e renderla ancora più facile da inserire in curva, perché abbiamo un telaio leggermente più flessibile. Il freno di dietro mi piace, non è esplosivo, quindi sicuramente aiuta con le derapate. Ragazzi, è la moto perfetta. È anche bella la sospensione. Importantissimo, una cosa sulla sospensione. Molti, sto leggendo, dicono che una è l'idraulica, una è la molla, robe strane. Le sospensioni, una ha la regolazione e l'altra no, ma questo vuol dire che sono la stessa sospensione dentro, sono le stesse identiche sospensioni dell'RS, ma cambia il tappo superiore, tutto qui. Quindi sulla RS voi potete regolare, avere più regolazioni semplicemente, su questa meno, ma queste sospensioni di qualità non sono assolutamente inferiori a quelle dell'RS. E tra l'altro si può aggiungere, cioè noi possiamo comprare un altro tappo, un'altra ghiera di precarico, un'altra molla, metterlo in questa e abbiamo la stessa identica sospensione dell'RS. Acceleratina.
stiamo scherzando? No, vabbè, la compro. No, vabbè. Mamma mia quanto te ne dà in alto. Non pensavo. Te ne dà molto di più. Ti prende in giro. C'ha una bella coppia sotto, ma non rispecchia quello che poi ti dà in alto. Sembra un 4 cilindri. Sembra un RSV4. Spaventa. Guardala. Mamma mia ragazzi come spinge! E si alza pure dietro. No, siamo arrivati, no! Non voglio scendere. Conclusioni? Conclusioni, la compro, basta, fine, non c'è molto altro da dire. È equilibrata, è bellissima e divertentissima da guidare, è da hooligan se vuoi, ma riesce a portarti in giro anche in modo tranquillo e ha una bellissima erogazione ciclistica. Aprilia lo sappiamo. Porca troia, ho preso una sfondata, l'ho rotta. Ogni volta Aprilia mi lascia sempre più di stucco. Oh. Sono contentissimo. Una moto divina. Ciao ragazzi. È stato bello spendere altri soldi.